Ciao ragazzi, qui è Icy Axi. Benvenuti nel 10° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 24 alla guida della Lamborghini. Dopo un Gran Premio del Canada in cui abbiamo sfiorato la zona punti, tra parentesi persa per una cattiva gestione dell'ERS da parte mia, siamo tornati nel quartier generale per prepararci al Gran Premio di Spagna che si terrà tra una decina di giorni. La prima novità è che Antonelli è ulteriormente migliorato, portando la sua valutazione prestazionale a 74. È arrivato ormai ai livelli di Berman, che ultimamente sta crescendo poco. La seconda novità è che stavolta abbiamo rispettato il piano sponsor, guadagnando circa 3 milioni dalle attività di coinvolgimento e ben 4 milioni e 700 mila euro dalle attività obbligatorie. Il nuovo piano sponsor non prevede attività obbligatorie e non lo abbiamo riempito con un'attività al centro di progettazione, 2 attività degli affiliati, una in cui parteciperà Antonelli ed una dove parteciperà Vidal, ed infine un'attività scolastica dei nostri ingegneri. Ed in questo modo dovremo superare il coinvolgimento richiesto. È quasi arrivato il momento della gara, ma prima c'è da montare i nuovi pezzi. Il nuovo alettone posteriore è pronto ed abbiamo abbastanza pezzi da montarlo su entrambe le auto, il che è fondamentale, visto che è l'aggiornamento più importante che abbiamo a disposizione. Mentre, per quanto riguarda le nuove sospensioni, abbiamo prodotto un solo pezzo, che verrà quindi montato sull'auto di Giovinazzi. Con la macchina completamente aggiornata, facciamo un confronto con quella di uno dei nostri rivali, la Kick Sauber. Partivamo davvero indietro rispetto a loro, ed ora siamo quasi al loro livello, per quanto in alcuni attributi siamo ancora un poco indietro. Ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, ne sono certo. Il confronto con l'Alpine è leggermente peggiore, ma anche in questo caso stiamo recuperando terreno e presto potremo iniziare a lottare ad armi pari anche con loro. Ma ora è il momento di presentarvi il weekend che ci aspetta. Il circuito di Barcellona è il fiore all'occhiello del capoluogo catalano. L'impianto venne inaugurato in vista dei Giochi Olimpici del 1992 e dal 1991 è la sede del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Date le caratteristiche del tracciato e la mitezza del clima, è uno dei circuiti più utilizzati per le prove delle scuderie in inverno e durante l'anno. Sebbene caratterizzato da un manto stradale particolarmente ondulato, il circuito è uno dei maggiormente apprezzati dai piloti per la sua articolazione e per i rettilini che chiudono con curve sufficientemente ampie e veloci. Il rettilineo di partenza ed arrivo, lungo circa 1 chilometro, consente di raggiungere punte di soli 320 km/h, inferiori a quelle di altre piste per via dell'elevato carico aerodinamico richiesto nel resto della pista. Settiamo velocemente gli obiettivi di gara per entrambi i piloti, che rimangono quelli delle ultime uscite, ossia un obiettivo medio per Giovinazzi ed uno più semplice per Berman, a maggior ragione visto che la sua auto manca di un aggiornamento. Grazie di essere con noi per il Gran Premio di Spagna, qui a Barcellona. Il primo Gran Premio qui fu vinto da Nigel Mansell, dopo un pazzesco testa a testa con Ayrton Senna. Chi riuscirà a ripetere l'impresa questo weekend? Ho dimenticato di registrare subito dopo le prove libere, ma rimediamo così. Assetto perfetto per Giovinazzi, che ancora deve studiare bene il comportamento dei nuovi componenti, ma è più che soddisfatto nel complesso. Come d'altronde lo è anche il compagno di squadra, che si sente a suo agio con le proposte di assetto che gli abbiamo fornito. Ora è tempo delle qualifiche, vediamo se riusciamo a migliorarci rispetto alle precedenti gare. Pronti alle qualifiche, sale la tensione nel paddock e i piloti sono pronti. Le squadre spesso collaudano le auto qui a Barcellona, per cui l'ordine in griglia non è scolpito nella roccia. Per un buon giro servirà un bilanciamento eccellente della deportanza. E siamo quasi alle qualifiche, anche stavolta da non perdere. Siamo in auto con Giovinazzi, nel suo terzo ed ultimo tentativo del Q1. Siamo così vicini alla zona sicura che dobbiamo soltanto migliorare il secondo tentativo e le basi per farlo ci sono tutte. Settore verde nella prima parte di giro, ben un decimo sotto il suo miglior parziale, ma è ancora lunga. Si migliora anche nel secondo settore, siamo un decimo più lenti della Williams di Albon, ma è comunque un buon tempo. Chiude con un gran terzo settore, mettendosi dentro, aspettando ancora gli altri.
ma per la prima volta siamo in Q2 nella storia della Lamborghini in Formula 1. È veramente incredibile, ma come vi avevo detto, credo proprio che siamo sulla strada giusta. Passiamo il taglio con Giovinazzi, ma purtroppo contemporaneamente Berman mette a segno il peggior giro della sessione, venendo quindi eliminato e sarà quindi costretto a partire ultimo domani. Ultime curve per Giovinazzi nel Q2. Purtroppo non riusciamo a migliorarci ed alla fine veniamo eliminati chiudendo in 16ª posizione. Devo essere sincero, non importa, sono troppo contento di aver raggiunto questo risultato. Si conclude anche il Q3 che vede trionfare ovviamente Max Verstappen, che chiude davanti a Norris e al compagno di squadra. In top 10 non appaiono né Hamilton né il compagno di squadra, pessima qualifica per gli uomini della Mercedes. È tutto pronto, si apre il sipario a Barcellona, mentre ci prepariamo per i 66 giri di questo storico tracciato. La nostra auto non è ancora abbastanza dolce sulle gomme per permettere di utilizzare 2 set di gomme rosse durante questo weekend. Quindi la strategia scelta per Giovinazzi prevede un primo stint su gomma rossa, per poi montare le gialle ed infine concludere la gara sulle hard, sperando di riuscire a mantenere le giuste temperature. In alternativa dovremo sacrificare il passo. Medesima strategia anche per Berman. Ho provato a modificare qualcosa e cercare una strategia differente, ma questa è la migliore a disposizione per la nostra auto. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Beh, la P7 non è esattamente il risultato a cui puntava. Al contrario, potrebbe rivelarsi una sfida ardua. Andiamo a scoprire cosa succederà oggi perché promette scintille. Ci siamo! Inizia il Gran Premio di Spagna! Luci spente e via! Discreto lo spunto per entrambi i piloti. Antonio mantiene la sua posizione, mentre Berman è incollato agli scarichi di Magnussen. Pochi metri dentro questa gara e c'è già il primo incidente. Russell non vede al suo interno la Toro Rosso e i due si toccano, lasciando detriti in pista. Mentre dietro, Berman rompe gli indugi e si butta all'interno dell'Haas e prende la posizione ai danni di Magnussen. Anche Giovinazzi è pronto a portare l'attacco all'Alpine, si sposta all'interno ed allunga leggermente la staccata, superando il suo avversario e prendendosi la 14ª posizione. Ma Gasly non ci sta. Il giro successivo si riprende la posizione nello stesso punto, fintando di andare all'esterno per poi staccare all'interno del nostro pilota, che finisce largo. Let's go, let's go, let's go. E sul rettilineo è in gravi guai avendo perso il DRS. Bottas all'interno e Hülkenberg all'esterno provano ed effettuano il sorpasso ai danni di Antonio, che ha perso 3 posizioni in pochissime curve. Ed ora è insidiato anche da Albon, che effettua la stessa manovra che abbiamo visto fare a tutti fino ad ora, in curva 4, e si prende la 18ª posizione sul nostro pilota, che sembra in difficoltà sul passo gara. Così come Berman, che riesce a superare la Haas, dopo aver perso la posizione qualche giro fa, soltanto grazie all'errore di Magnussen finito in ghiaia. Ma Giovinazzi non ci sta, siamo in auto con lui negli scarichi di Albon. Vediamo se l'aggiornamento che ha migliorato il DRS funziona davvero. E sembrerebbe proprio così, perché Antonio riesce a chiudere il sorpasso sul pilota Williams ancora prima della staccata di curva 1. E rivedendolo da fuori, notiamo che Albon ha sbagliato l'approccio alla curva, finendo in testa coda e lasciando via libera all'Alpine di Ocon. Facesse parte dei suoi piani per oggi. Un'Alpine che sembra velocissima oggi ed ora Giovinazzi si trova attaccato nuovamente da 2 auto sul rettilineo finale. Per fortuna stavolta la difesa funziona almeno su una delle 2 e Sargent rimane dietro. Awesome. Non per molto però, perché senza DRS siamo lenti sul rettilineo e Sargent non ha problemi a prendere la posizione sul nostro pilota alla prima curva. Antonio però non ha mollato ed è riuscito a riprendersi la posizione sul pilota americano che si è accodato per qualche giro. Ma nuovamente sul rettilineo c'è stato ben poco da fare. Stavolta è stato bravo l'americano che ha chiuso il sorpasso all'esterno della nostra LB1. E passa in 17ª posizione. La gomma rossa è durata 3 giri meno del previsto a causa dei tanti duelli, quindi rientriamo con Antonio. E finiamo la sosta in 2.4, credo sia un record per noi, è praticamente a livello dei top team. E Giovinazzi si riprende subito una posizione chiudendo il sorpasso alla prima curva ai danni di Gio.
Invece Berman ha combinato un mezzo disastro nel tentativo di spostarsi per far passare le due auto che dovevano doppiarlo e ha finito per bloccare e andare lungo proprio nel giro d'uscita dopo la sosta, distruggendo sul nascere le sue gomme nuove. Nel frattempo Gasly, su gomma rossa nuova, ha ripreso la posizione su Giovinazzi, che ha poi ingaggiato un nuovo duello con Sargent, riuscendo a prendere la posizione sul pilota della Williams. Provarci. E porta a casa il sorpasso. Che, come il compagno prima di lui, appena dopo aver subito il sorpasso, ha perso il controllo dell'auto ed è finito in testa a coda. E dopo uno stint con le gialle abbastanza piatto e con pochi duelli, ci siamo fermati per mettere la gomma bianca, ma abbiamo commesso un errore che è costato quasi un secondo a Giovinazzi. Il giro successivo ha visto Berman cedere la posizione al compagno di squadra che su gomma nuova andava comunque più veloce di lui. Ed ancora una volta il pilota inglese, una volta montate le gomme nuove, ha commesso un errore, un altro bloccaggio, che ha finito per distruggerlo ancora prima di metterla in temperatura. Weekend pessimo, ma non solo per lui, infatti Albon è nuovamente andato in testa a coda, stavolta tutto da solo. Mentre all'ultimo giro Giovinazzi ha preso Sargent e tirando la staccata ha preso la posizione su di lui, difendendosi contemporaneamente dall'Haas poco dietro di lui. Ed è stata anche l'ultima emozione del Gran Premio, vinto alla fine da La Verstappen. vittoria va all'olandese. È un risultato di cui essere assolutamente orgogliosi. Vittorie del genere non arrivano certo per caso. Noi abbiamo chiuso in 18ª posizione, perdendone 2 rispetto alla partenza. Non avevamo un passo con entrambe le auto, ma mentre Antonio ha tentato di combattere per le sue posizioni, Berman è stato completamente anonimo, anzi quasi dannoso visto tutti gli errori che ha commesso durante la gara, accompagnato in questo dalla crew e box che ha sbagliato ben 2 soste. Vi lascio i commenti e ci sentiamo dopo. Rientro dopo la bandiera a scacchi. Un 14° posto, 0 punti e molto lavoro da fare, direi. Di sicuro i tifosi di Verstappen ora staranno festeggiando il loro idolo. Non c'è molto da aggiungere dopo 7 vittorie in stagione. Un'altra prestazione straordinaria oggi. Da quanto vedo, qui a Barcellona sembra che la festa sia appena iniziata. E con questo, da Barcellona, abbiamo finito. Per la prossima tappa, i piloti si lanceranno a tutta velocità tra le foreste della Stiria. Il Gran Premio d'Austria è già quasi dietro l'angolo. Verstappen vince la gara davanti al compagno di squadra che riesce a sopravvansare Norris che chiude il podio. Ottima gara per Hamilton che guadagna ben 5 posizioni e chiude anche davanti al compagno di squadra, anche lui in zona punti nonostante l'incidente all'inizio della gara. Nella classifica piloti non cambia nulla, anzi ognuno guadagna sul rispettivo inseguitore. Lo stesso discorso si potrebbe fare per il campionato costruttori che ci vede ancora in nona posizione, ancora a 0 punti. Come vi dicevo, la crew box è stata pessima dopo una prima sosta da record. Sosta da oltre 6 secondi per Berman ed errore poco dopo nella seconda sosta di Giovinazzi, comunque più lenta di oltre un secondo rispetto ai migliori. È davvero un peccato in quanto abbiamo perso davvero tanto tempo per colpa di queste soste sbagliate, che magari avrebbero potuto fruttare 1 o 2 posizioni ad entrambi i piloti. Comunque, nonostante ombre e luci durante questo weekend, per oggi è tutto. Il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo in Austria.